Ciao a tutti ragazzi! Eccoci finalmente rientrati, ma soprattutto parliamo di motore. Oggi vi elencheremo i passaggi e le varie modifiche che abbiamo dovuto fare per arrivare a realizzare il nostro motore. Ma andiamo nel dettaglio. Esatto, parliamo soprattutto del regolamento imposto da Italian Scooter Challenge per la gara di Pomposa che faremo. I 500 km di Pomposa. Esatto, quindi Robby, elencaci un po'. Sì, e parteciperemo alla categoria derivate di serie. Esatto. Ma vediamo nel dettaglio il regolamento. Serbatoio originale alloggiato sotto sella, carter originale o riproduzioni degli stessi, aspirazione al carter, si può scegliere lamellare o regolata dalla spalla dell'albero, collettore di aspirazione avvitato in almeno 2 punti, raffreddamento ad aria, cilindro in ghisa, testa con candela laterale, alesaggio massimo 58.3, corsa massima 54, carburatore massimo 24, chiaramente noi abbiamo scelto 24. Marmitta composta da 2 semigusci stampati, accensione di tipo libero purché non programmabile, qui dopo parleremo delle nostre accensioni Evoc, cambio libero ma con un limite di 4 marce e noi abbiamo scelto 4 marce. Ma se siete interessati a tutto il regolamento, per comodità ve lo linkiamo in descrizione. Ora invece parliamo concretamente del motore. Esatto, come ben sapete la missione del marchio RMS è quella di essere sempre la migliore alternativa al ricambio originale. Di conseguenza per realizzare un motore racing abbiamo dovuto appoggiarci a un nostro partner che ci ha aiutato nella scelta dei ricambi e soprattutto nel fornirceli. Sì, VMC Racing Parts, che innanzitutto ringraziamo per la disponibilità, e andiamo nel dettaglio, vediamo ogni singolo componente che abbiamo utilizzato. Esatto, per comodità, assolutamente, per comodità vi linkeremo anche il prezzo indicativo al pubblico, così se volete avere un'idea del costo potete farvi un'idea più dettagliata. Allora, pronti via? Cilindro in ghisa GS58, albero motore Fabbri a valvola con corsa 51, collettore d'aspirazione Italcast con pacco lamellare a 8 petali, nuovo modello, tutti i componenti del cambio, cluster, primaria e i vari pignoni, tutto il pacco frizione, quindi cestello, parastrappi rinforzati e frizione rinforzata. Bene, ma ora andiamo alla chicca di questo video, che sono le accensioni ad anticipo variabile Evoc, che le abbiamo presentate il mese scorso e le trovate disponibili nei migliori rivenditori d'Italia e del mondo. Allora, attualmente sono disponibili 4 modelli: Vespa 50 e 125 Cono 19, Vespa 50 e 125 Cono 20, Vespa Super Cono 17 e Vespa PX. Ok, andiamo però nel dettaglio di questo prodotto. Quando abbiamo iniziato la progettazione abbiamo pensato a un prodotto principalmente plug and play, per cui che non ci fosse necessaria nessuna modifica. Quindi questo kit è pronto ad essere montato. Cosa trovate all'interno della scatola? Innanzitutto l'estrattore, trovate tutte le componentistiche di minuteria e di cablaggio, e poi chiaramente la parte elettronica. Altri plus per cui scegliere questo prodotto sono la ventola color grigio, per cui vi permetterà di non avere problemi in caso di revisione del vostro veicolo, e soprattutto di iscrizione nel caso a registro storico. Il passaggio chiaramente da 6 volt a 12 volt. E poi è una scatola fighissima. Vabbè, quello assolutamente sì. Stavo dicendo, la pipetta inclusa, in questo caso abbiamo scelto di darvi il top di casa Champion, per cui una pipetta in silicone. E poi parliamo anche dell'affidabilità, perché questo è un prodotto super testato e a garanzia di questo vi diamo 2 anni di garanzia e poi vi diamo un numero riservato per qualsiasi tipo di problematica o di regolazione. Un'altra chicca che trovate, le tacche per la registrazione. Inoltre un peso studiato garantisce il 30% in più in fase di allungo. Ma quant'è questo peso? 1350 circa. Ottimo. Quindi se siete alla ricerca di un'accensione per la trasformazione da 6 a 12 volt e volete un prodotto plug and play, per cui completo, affidabile e con un'assistenza, questo è il prodotto che fa per voi. Cogliamo l'occasione per dirvi che appunto il Vespa Project ci servirà per esservi più vicini, per stare vicini appassionati del mondo racing della Vespa e per permetterci di sviluppare alcuni prodotti che possiamo testare direttamente, metterci le mani, quindi essere più vicino, parlare con voi e vederci appunto alla gara. Bene Robby, gli ultimi pezzi li ho tirati fuori dal magazzino, possiamo andare da Domenico? Andiamo da Domenico. Ciao Dome! Ciao Dome! Ciao ragazzi! Eccoci qua! Allora? Ciao! Tutto bene? Ci siamo? Sì, dai! Sappiamo da Scud che il motore è pronto, è stato assemblato. Cosa ne pensi? Dai, hai dovuto toccare qualcosa nel telaio, sistemare o tutto perfetto? Sì, devo dire che ha calzato benissimo il motore.
Venite che vi illustro. Eccoci qua. Beh, l'olio c'è, Beh, sicuramente. importantissimo. Abbiamo messo il supporto per spostare l'ammortizzatore più indietro, per abbassare un po' la parte posteriore del motore, per avere più agio. Ha calzato molto bene il motore, abbiamo centrato bene tutti i parametri con la parte di lattoneria. Ora non ci resta che mettere sul manubrio e poi cacciare dentro tutti i cavi e tutto quello che comunque serve per la fase di accensione del motore. Logicamente carburazione, carburazione, l'accensione Evoque appena presentata di RMS, Certo. e poi ci siamo, dai. Tranquilli che comunque la finiremo in tempo. Bene, bene. Vi ricordate del grafico delle prestazioni nell'episodio numero 4? Bene, lo riprendiamo e lo aggiorniamo con il motore e sospensioni. Per quanto riguarda sospensioni, tutto di casa YSS, anteriore e posteriore, più ammortizzatore di sterzo top line, cioè il top di gamma, completamente regolabile, sia anteriore che posteriore. Mentre per il motore, come avevamo detto, cilindro VMC 135, marmitta, carburatore e accensione Evoque, tutto nel rispetto del regolamento, logicamente. Marco, dov'è Roby? La faccio vedere, dai. No! Oh Roby, ma al prossimo video? Ragazzi, siamo gasatissimi, nel prossimo video la vediamo, la vedete anche voi. Esatto, quelle gomme slick così, tutte lisce, paura. La verniciatura? Vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne, sì. Quindi se per voi è un valore aggiunto mettete un mi piace e seguite la pagina, perché nel prossimo video presenteremo il nostro mezzo. Presentazione ufficiale della nostra Vespa. Ciao! Ciao, fiocchi e fiamme. Fiocchi e fiamme. Vai uomo. Gas a martello. Yeah. Un'accensione studiata con un peso del 30% superiore all'originale. Tu dici? Ok, allora facciamo così. No. Speriamo che non le registri. Sappiamo da Scud che il motore è pro. Deve stare fermo con le mani. Sappiamo da Scud No, che. aspetta, ti deve guardare. Sappiamo da Scud. Aspetta, cioè, tu Ci sei? Non ci sei? quando vuoi.